Dopo poi ne parliamo di questo incontro, ma comunque ritorna la MotoGP dopo la pausa estiva. Se non siete ancora iscritti al canale fatelo ora e rimanete fino alla fine perché andremo a parlare come sempre in questo dopogara di tutto quello che è successo in Austria, perché come avete letto dal titolo c'è un Bagnaia che inizia un po' a perdere le staffe. Ma prima, oltre alla pista, abbiamo visto delle cose interessanti come la clip di inizio video, ma anche un gran Casey Stoner presente anche lui al circuito. L'ho visto in forma e direi che una lacrimuccia è scesa anche a vederlo in sella alla Honda nella parata dei piloti prima della MotoGP, poi vederlo a fianco di Pedrosa e Rossi, mamma mia che ricordi. C'è stato spazio anche per delle sue dichiarazioni in generale e ha anche ammesso che contro questo Marquez della Ducati sarebbe difficile anche per lui cercare di batterlo, mentre con quello della Honda forse avrebbe avuto qualche possibilità. E il suo discorso sul fatto che i piloti della sua era, tipo lo stesso Marquez o Pedrosa quando c'è con le wildcard, riescono ad essere veloci anche con queste moto piene di elettronica, stando davanti anche ai piloti attuali, non fa una piega, proprio perché il pilota fa la differenza. Ricordo un video del buon Luca Salvadori che aveva fatto sul dualismo Marquez-Stoner, non so se ve lo ricordate, su chi fosse diciamo più forte. Ne avevo fatto anch'io uno breve sempre in passato e secondo me a talento puro Marquez è appena più forte di Stoner. Ovviamente nel complesso come pilota in generale è ovvio che sia più forte lo spagnolo, però quando parliamo di talento puro su un pilota noi tutti diciamo Stoner perché guidava la moto in una maniera clamorosa. Però se a me dite a talento puro chi è meglio tra Stoner e Marquez, io vi dico anche Marquez perché ha quell'estro, quel talento puro, quel modo di correre quasi senza testa, che anche lì vabbè è stata una cosa controproducente perché ne abbiamo viste di cotte e di crude, che a me fanno dire comunque che Marquez a talento puro abbia qualcosa in più di Casey. Fatemi sapere poi la vostra nei commenti. Poi per me il pilota più forte nella storia e nel complesso in generale, se guardiamo tutto, è Valentino Rossi. Poi a qualcuno non piacerà quello che ho detto e verrà nei commenti a frignare, però per me è così, è una mia opinione come quella che ho appena detto su Marquez e Stoner. Sono già pronto ai commenti. C'è sempre il motomercato attivo perché si devono comporre le ultime caselle e come sappiamo siamo passati dal possibile effetto domino gigantesco al nulla di fatto, perché Martin è rimasto dovere e anche il team di Porsche è rimasto in KTM, che tra l'altro dovrebbe essere stato acquistato da Gunther Steiner. Ne avevamo parlato in un video, se l'avete perso recuperatelo. Comunque Moreira, da quanto riporta Sky Sport, è certo che passerà in MotoGP, anche perché l'anno prossimo si correrà in Brasile, dunque un pilota così ci vuole per il pubblico. Però attenzione perché si è inserita la Yamaha. Il brasiliano dovrà decidere fra la Honda e la casa di Vata. È un intrigo interessante comunque perché se dovesse andare in Honda l'unica sella libera è quella del team Idemitsu di Cecchinello, perché Chantra tornerà in Moto2. Sembra che ci sia il contratto pronto e l'unico dubbio che ho, ma comunque che ci dovrebbe essere, è se il team Idemitsu stesso accetterà di prendere un pilota non asiatico, perché la loro politica è sul prendere solamente quei piloti che vengono da lì. Quindi bisognerà vedere dal lato politico cosa vorranno fare. Mentre se dovesse decidere di andare Yamaha si parla già di Manu Gonzalez in Honda Idemitsu, quindi anche qui un pilota non asiatico, anche se Manu Gas starebbe volentieri un altro anno in Moto2. Però se Moreira decide per la Yamaha lì un pilota rimane a piedi, quindi Jack Miller, ma attenzione anche ad Alex Rins, che lui purtroppo è sempre più ingiudicabile con quell'infortunio che ha avuto ed è completamente un altro pilota. Infatti si sta parlando di uno scambio Miller-Rins tra ufficiale e clienti. Però la vedo un po' remota come opzione, perché Rins è blindato con Yamaha fino al 2026 e non penso vadano a fare questo scambio e tantomeno rescindere il contratto con Rins, anche se magari un pensiero magari ce lo fanno. Quindi è il futuro di Miller ad essere sempre più in bilico, ma per i risultati normali che sta facendo, di cui non ci si aspetta nulla, per il rapporto che ha con campionati e anche perché è un pilota australiano al campionato per Dorna o Liberty non fa mai male, potrebbe salvarsi e rimanere anche l'anno prossimo. Non so se Campinotti, come abbiamo già detto varie volte, vorrà prendersi due rookie in squadra. Uno di esperienza come Miller può servire se non ti aspetti niente di eccezionale. Ormai Miller quello che ha fatto, tutto comunque dipende da Moreira a questo punto. Nelle classi minori invece Canet, che sembrava essere destinato alla Superbike già dal 2026, rimane un altro anno in Moto2 con Mark VDS e poi se ne riparlerà nel 2027 con le derivate di serie, perché magari Mark VDS in Superbike schiera un'altra Ducati Panigale. E poi ci sono contatti anche fra Lunetta e Bosco Oscuro, sempre più intensi, oltre all'ombra e tra il trans, dato che comunque Moreira andrà via. Arriviamo a parlare del weekend tranquilli, però ci sono altre due cose che secondo me sono importanti
importanti da dire. La prima, per chi se la fosse persa, dell'introduzione del controllo di stabilità, un sistema che riduce la coppia del motore se la moto dovesse imbarcarsi o se si intraversa, ed è diverso dal traction control perché, come sappiamo, quello si attiva quando la gomma spinna, quindi parole povere quando la ruota dietro ruota troppo velocemente rispetto a quella davanti, e non è obbligatorio avere questo controllo di stabilità. Come tutti i sistemi nel software della centralina può anche non essere utilizzato, e il buon Pedro l'ha già battezzato, vai così. Per Morbidelli invece è approvato. Ultima cosa prima di passare all'analisi del weekend è che la MotoGP ha annunciato un canale tematico negli Stati Uniti, quindi si punta sempre di più all'espansione nel continente americano, una piattaforma streaming che trasmetterà 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in diretta e non, una sorta di video pass ma come se fosse un canale che funziona sempre. Ovviamente solo in America, ma era per puntualizzare come Donne e Liberty vogliono puntare sul mercato degli Stati Uniti per la crescita di questo sport. Che salvataggi ragazzi che abbiamo visto questo weekend tra Guido Pini, quello di Perrone clamoroso e Acosta nelle qualifiche. Comunque, gara della Moto3 particolarmente noiosa, tranne gli ultimi giri. Sono andati via Perrone, Yamanaka, Chiles e Piqueiras facendo la loro gara e poi sono tornati sotto Furusate e Mugnozzi appena Rueda nel finale. E proprio nel finale ecco che sale in cattedra come sempre David Mugnozzi, che va bene ragazzi, a me i piloti aggressivi piacciono e sono super sì alle scarenate e anche agli ingressi un po' al limite, siamo d'accordo, però cazzo, lui c'è sempre in mezzo veramente, cioè lui entra e ne butta fuori 2 o 3 ogni GP. Su Chiles fa bene a incazzarsi a Spar Martínez. Estoy enfadadísimo porque si permiten esto, lo permitan a todos. Si esto es la manera de competir, no pasa nada. Nosotros también diremos a nuestros pilotos que hagan lo mismo. Es permitido sacar a pilotos en pista, no pasa nada. Evidentemente lo ha sacado de pista, lo ha sacado al rojo, no al azul, no, lo ha sacado fuera de pista. Y a la última vuelta también ha sacado a Furusato. Perché è entrato ancora una volta calibrando male l'ingresso e Chiles l'ha proprio mandato a ramengo, e anche dopo su Furusato è entrato aggressivo ma in maniera più leggera, ma comunque anche il giapponese è stato mandato largo. Un Rueda più sottotono questo weekend, non incisivo come sempre, ma direi che comunque ci sta, ha fatto comunque quinto. Ha vinto sì Piqueiras, ce l'ha fatta, doppietta per MT Helmets e recupera qualche punticino su Rueda, ma il campionato a meno di equivoci qui è già segnato. Più aperti invece quello della Moto2, zero pesante del pupillo Manogas, mannaggia porco cane che disfatta, però Canet non ne approfitta moltissimo facendo decimo e recuperando solamente 6 punti, poteva forse fare più jackpot ma comunque è a meno 19 per il campionato, è lì ed è apertissimo, così come c'è anche Diogo Moreira a meno 35, non scordiamoci perché c'è anche lui, sarà bello volenteroso di voler vincere in Moto2 per inaugurare il suo passaggio in MotoGP. Io vedo comunque Gonzales sempre un pelo superiore al momento, però è un campionato apertissimo. Un piccolo tema di cui è interessante parlare che è emerso da questo GP d'Austria, leggendo un articolo che ho trovato su GP1 e che comunque se ne è parlato un po' con i piloti, è sul long lap penalty, perché in soldoni è meglio prendersi 3 secondi di penalità invece che farlo, tipo qua Spielberg. Alex Marquez e Vietti ci hanno messo circa 7 secondi a farlo, 6.8 secondi per la precisione, mentre invece piloti come Foggia e Carraro, che tra l'altro quest'ultimo l'ha preso 2 volte, il primo l'ha fatto e il secondo no, si sono presi 3 secondi di penalità come da regolamento. Ma il punto è, come dice anche l'articolo di GP1 e come si vocifera nel paddock, non sarebbe meglio assegnare un tempo di penalizzazione se non fai il long lap a seconda delle piste? Perché tanto se devo perdere più tempo a fare il long lap, che ci metto più di 3 secondi, se a me danno un long lap negli ultimi giri ha più senso non farlo e prendersi 3 secondi di penalità. Bellissima la conferma di Enea Bastianini ragazzi, se Aberno ha fatto vedere che nelle ultime gare era migliorato e che quella magari poteva essere una conferma di quanto visto o una rondine che non fa primavera, qui possiamo dire circa la stessa cosa perché è un circuito fatto su misura per la KTM, questo di Spielberg, quindi ok, però è un'altra conferma e soprattutto è stato a un passo dal Q2 diretto e ci è entrato senza problemi dal Q1. Io vedo un Enea che, come dice lui, ha trovato una svolta e un modo di interpretare la moto in una maniera giusta, perché guida bene, io lo vedo più tranquillo, smooth, pulito, si vede che ha trovato dei miglioramenti rispetto a prima. Nella sprint poteva fare meglio se magari non si ritrovava Bagnaia davanti dopo la sgommata, perché ritrovandoselo davanti comunque è rimasto un po' intruppato nel gruppo, oppure allo stesso modo in gara se non commetteva qualche lungo di troppo avremmo potuto vederlo anche più in alto. Però comunque bene, sono molto contento per lui perché merita e voglio vederlo così anche al Balaton Ring.
E anche Bezzecchi direi straripante, vai Bez, una Aprilia che il venerdì è stata tra alti e bassi perché la mattina bene, poi nella practice sono rimasti entrambi fuori per comunque delle sbavature, dei lunghi, quindi anche se li vedevamo indietro sapevamo che non era quella la posizione giusta, però comunque certamente la pole di Bezzecchi inaspettata, se Marquez non fosse caduto l'avrebbe fatta lui probabilmente, però ha tirato fuori un gran giro mettendo dietro le Ducati. E i primi 5 erano tutti particolarmente vicini perché erano dentro i 2 decimi e questo Bezzecchi ragazzi mi gasa sempre di più, mi piace molto come guida e soprattutto questo percorso che sta facendo ad inizio stagione dove si è preso l'Aprilia in mano ad oggi è veramente mastodontico, fantastico, merita questi risultati, arriveranno altri successi anche nelle gare lunghe, ne sono convinto. Devono continuare così e su Martin ragazzi sì, più sottotono rispetto a Bernot ma non devono essere fatti giudizi perché è ancora in una fase di apprendistato. E si vede che sta ancora cercando di capire la moto, la posizione in sella, il setting e tutto il resto. Poi sicuramente la caduta non ci voleva, però il potenziale Martin ce l'ha e lo vedremo venire fuori gara dopo gara, quando prenderà sempre più feeling. Ed è sempre più costante anche Raul Fernandez, sta dove deve stare lui, nei 10, fisso lì, così va bene a tutti. Sintomo che si vede che questa Aprilia è migliorata, però invece ragazzi Ai Ogura è sprofondato, ok va bene, è un rookie e l'infortunio l'ha avuto e va bene, però mi sta un po' deludendo venendo comunque i miglioramenti che ha fatto la casa di Noale ultimamente, perché veloce lo è stato inizio anno e lui lo è. Mi aspetto qualcosina in più anche se è un rookie, perché non ha un brutto potenziale. Sta facendo molta fatica invece ragazzi il team VR46, di Giannantonio va bene i problemi che può avere la GP25 ma è addirittura spesso fuori dalla zona punti e non è più incisivo come prima e la rottura del motore, che non è la prima volta che accade quest'anno, è sempre un segnale verso Dall'Igna e gli ingegneri e poi Morbidelli anche lui è spesso indietro. Probabilmente oltre ad essere meno veloce vuole anche sbagliare di meno ed essere più attento rispetto agli errori di questa prima metà di stagione, ma questo discorso per dire che da qualche tempo a questa parte è il team Gresini con i suoi risultati a meritarsi di più una moto con trattamento ufficiale e infatti come era anche prevedibile Alex Marquez nel 2026 avrà una moto ufficiale sia per i suoi risultati sia anche perché suo fratello Marquez spinge un po' per lui e infatti vediamo nel 2027 attenzione come sarà il team ufficiale. Sono molto curioso di vedere questa situazione, questo è un tema di cui io e Ruben Chaus quando è venuto sul canale abbiamo sempre parlato. Se vi siete persi la nostra chiacchierata di metà stagione recuperatela che abbiamo parlato di tutto. Di Marc Marquez non c'è niente da dire, ripetiamo sempre la solita solfa, è nettamente dominante, fa quello che vuole, si gestisce da solo, decide lui e sa quando attaccare, 10 spanne sopra gli altri, è troppo più superiore ed era anche da dire, io come vi ho sempre detto, perché non è che io sia stupito da questi risultati, un 8 volte campione del mondo, sulla moto più forte del mondo, che risultati può fare se non questi? Grande rimonta di Aldegheri invece, questa non me l'aspettavo, anche se comunque i piloti della Ducati hanno detto che vedendo i suoi dati poteva essere potenzialmente da podio. È venuto su alla Bastianini, lo spagnolo comunque alterna grandi prestazioni con qualche basso di troppo, ma è un rookie, ci sta tutto, mica pretendiamo qualcosa quest'anno, ha un bel talento che può essere limato bene in questi anni, vediamo come gestirà Ducati i suoi piloti in questi mesi, perché storicamente sappiamo che nella gestione piloti Borgo Panigale non è mai stata al massimo. Parliamo di Bagnaia, allora è una situazione paradossale, inspiegabile, infatti gli è scesa la catena, stavolta anche dopo questi risultati disastrosi tra sprint e gara è abbastanza incazzato, a Sky era un po' più tranquillo, però a DAZN Spagna è stato più diretto. Yo siempre voy concentrado, no, nunca he perdido mi cabeza en nada, siempre voy dándolo todo y hoy a darlo todo he quedado octavo, como he dicho. Me adelantaban todos otra vez en las salidas de curvas, no podía acelerar y situación un poco particular que espero que me expliquen. Es que te lo explique Ducati. Sí. Se te está acabando la paciencia. Bastante, sí. ¿Y qué te dicen? Nada al momento, estoy esperando. Ovviamente se lui non si sa spiegare le cose io non sono nessuno per provare a trarre delle conclusioni, perché se lui non sa cosa succede se cade, se la gomma non va e altro, io non posso dire niente oltre al fattore tecnico e psicologico, perché è un po' una situazione paradossale, perché fino a sabato mattina ti sembra di vedere un Pecco competitivo che va bene, non potrà vincere perché comunque Marquez è più forte, ma almeno secondo, terzo te lo aspetti, poi partono le due gare e scompare. Ok la sprint che lui non la digerisce, però anche lì dopo la sgommata della partenza non è neanche risalito, cioè sembrava che non avesse neanche il passo e se la Michelin viene a dire che la gomma non aveva problemi, che non era fallata ed era dello stesso lotto,
Qual è il problema? Boh, Taramazzi ipotizza che potrebbe essere quel nuovo sistema di controllo della stabilità, ma è presto per dirlo. È slitato solo per la casella sporca? Che ogni volta a sentire questo termine mi viene sempre in mente Qatar 2004. Anche Aldeguer ha avuto lo stesso identico slittamento, però due prestazioni diverse. Bagnaia ha detto che già dal giro di formazione aveva sentito qualcosa di strano. Boh, ragazzi, io non lo so, quest'anno per lui va così e secondo me non bisogna attaccarsi a niente. Cioè, si dice troppo, la gomma, il serbatoio, i dischi dei freni e quell'altro, e quando semplicemente è un'annata no, dove gira tutto storto. Ed è veramente sfigato perché capitano tutte a lui, cioè ogni volta che sembra aver ritrovato un minimo di confidenza, pam, viene subito ributtato giù. Fino a sabato mattina tutto ok, poi sgommata nella sprint e weekend rovinato. Ed è nella classica fase degli sportivi che affrontano un momento difficile dal quale bisogna imparare e non incazzarsi fidandosi del processo per tornare alla vittoria. Però in gara me l'aspettavo più veloce. Se nella sprint dici va bene, lui non la digerisce e quant'altro, in gara, vedendo il passo di venerdì e sabato, almeno sul podio ce lo vedevo, e non tanto il fatto di battagliare un attimo due curve con Marquez o con Bezzecchi e poi crollare, perché quello lì va bene, tanto lo sappiamo, però cazzo è stata una debacle. È finito dietro pure alla Honda di Mir e ci aveva proprio dato a mucchio, cioè aveva mollato, si vedeva che staccava anche appena prima, che guidava tanto per arrivare alla fine. Ma non sono d'accordo con la direzione gara sul dargli il drop position per quando è andato largo con Binder. Allora, ok, è rientrato davanti mentre lui era fuori, però se staccano entrambi forte, se la curva 1 è un imbuto e lui non riesce a chiuderla, ci sta che vada largo per non cascare. Se poi Binder cerca di evitare il verde mentre sta facendo la curva e quindi chiude appena il gas, si ritrova Mir a fianco e dunque lottano e Bagnaia rientra davanti anche per quella cosa. Non è che abbia tratto così vantaggio nel rientrare da fuori, è stato un mix di cose. Io non l'avrei dato il drop position, tanto anche perché tanto l'avrebbero passato in maniera. Andiamo con le vostre opinioni dal box delle domande di Instagram che vi ho lasciato a fine gara. Ricordatevi di seguirmi anche lì per portare sempre più contenuti in ogni piattaforma. Francesco, come mai le Yamaha ultime? Sì, parliamo anche di Vata, perché comunque sto weekend hanno fatto bello cagare tutti i piloti, tutti negli ultimi 4 posti, e direi molto tragica la cosa. Spielberg non è mai stato un circuito Yamaha e hanno sempre sofferto qui. Va bene, ok, però così male non me l'aspettavo. Pure Quartararo, che è quello che ci mette sempre la pezza. Ritorniamo un po' ai soliti discorsi. Hanno pagato anche il confronto con la Honda, perché Mir è riuscito clamorosamente a finire una gara, anche se comunque in quelle posizioni, se non cadeva ogni tanto ci stava. Marini ha sfiorato il Q2 e nel giro secco comunque è stato veloce così come Zarco, quindi la Yamaha sembra aver fatto dei passi indietro, mentre la Honda è sempre rimasta lì più o meno con i suoi risultati. Matteo, secondo te Bagnaia riuscirà almeno a giocarsi il terzo posto in campionato? Adesso è un bel tema, perché io nello scorso dopogara di Brno vi ho detto occhio a Marco Bezzecchi per la top 3 finale del campionato, perché ci sarà anche lui, così come Morbidelli e Acosta, più lo spagnolo di Franchi. Però sì, attenzione, perché ad oggi dico oggi 17 agosto ore 20:30, tra poco c'è anche il Milan, ma comunque occhio, perché la stagione di Bagnaia potrebbe finire nel peggiore dei modi ad oggi, cioè anche fuori dalla top 3, oltre alle batoste dei due fratelli Marquez. Poi magari tra un mese stiamo a parlare di qualcos'altro, però ad oggi c'è il rischio. E chiudiamo con questa di Miche Accardo, spero di averlo letto bene. Grazie Dalligna per aver rovinato il mondiale. Minchia ragazzi, che disastro che ha fatto Dalligna. Ha preso Marquez e sono tornati i mondiali scontati. Non sarà contenta Liberty Media, dato che ha appena preso la Dorna in termini di visibilità, perché comunque se ci aspettano altri mondiali di questo genere Liberty Media non sarà molto contenta. Ma comunque andiamo con le pagelle. Partiamo con la Yamaha, dove rilascio un 5 a tutti i piloti, che vabbè anche loro possono farci poco, non è colpa loro, lì e qua conta il mezzo, però comunque è sicuramente un weekend insufficiente. Aprilia tra cause, 5,5 da Yugura e un 7 a Raul Fernandez, mentre nel lato ufficiale 9 a Marco Bezzecchi, sempre più Simply the Bez. In Honda do un bell'otto a Joan Mir perché se lo merita, mentre a Marini 5,5 perché è l'ultimo delle Honda, anche se non è stato così sottotono. Un 6 politico invece a Johan Zarco. Team Gresini un 6,5 ad Alex Marquez e un 8,5 a Fermín Aldeguer per la rimonta. Bene le KTM, 8 ad Acosta e 6,5 a Binder, e do 8 anche ad Enea Bastianini, che ha confermato le sensazioni di Brno. Team VR46 disastro, come dicevamo prima, 4,5 a Digia, ma non per il ritiro ma perché è riconoscibile, e 5 a Morbidelli. Chiudiamo con il team ufficiale della Ducati con Marc Marquez sempre più incontrastato, 9,5 a Bagnaia. Boh, cioè sappiamo un po' che lo dico, i suoi voti non so neanche come darli, è tutto inspiegabile, è ovviamente insufficiente perché il risultato è quello, do 5 perché è sprofondato, ma è una situazione sempre di più con un punto di non ritorno.
Non mi sono scordato della foto, tranquilli, ve l'avevo detto che ne avremmo parlato all'inizio. Innanzitutto ho trovato questo tweet che non fa una piega. Se si parla ancora di Rossi e Marquez anche nella MotoGP di oggi le cose non vanno bene in termini di visibilità. Però cazzo raga, che cazzo di aura ha sta foto. Non tanto per Marquez che guarda in basso e Rossi con testa alta e retta in avanti, perché Marquez si stava mettendo a posto prima, anche lui, e poi ha incrociato Valentino dopo. Forse non l'ha proprio visto come ha detto anche lui, perché gli è sbucato davanti mentre ha iniziato a guardare per terra. Ma invece di stare a dire queste cose da gossip, da bar, una foto del genere, uno spot clamoroso, cioè ha un'aura clamorosa, già solo a vedere Rossi e Marquez sale quell'adrenalina e tutti i commenti, è una cosa che fa hype. E poi il modo in cui è messa l'inquadratura con loro due che passano a me gasa un botto, dico in generale, non perché uno guarda avanti e l'altro guarda in basso, è una foto che nel complesso ha un'aura incredibile. Ricordatevi ragazzi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, perché lunedì prossimo siamo già pronti, ritorniamo qui per il dopogara del Balaton Ring in Ungheria, sperando che con quelle vie di fuga brutte che ci sono non capiti un casino come è successo in Superbike. E dunque ragazzi, noi ci vediamo presto per un nuovo video.